Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Narcviz e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi mostrerò come è possibile realizzare una vista esplosa in 3D di questo tipo. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti che arriveranno. Ma non perdiamo tempo ragazzi, leghiamoci subito in Revit. Io ho aperto un vecchio progetto e si tratta di una casa duplex, quindi su 2 livelli. Tutto quello che dovremo fare sarà semplicemente recarci nel browser di progetto, duplicare la vista della quale vogliamo realizzare l'esploso, quindi duplica, rinominarla con esploso 3D. A questo punto ragazzi non devo fare altro che innanzitutto impostare l'orientamento della vista cliccando sul navigatore del progetto, quindi scegliendo il punto dal quale voglio che l'esploso 3D venga realizzato. Eventualmente potrei, cliccando col tasto destro del mouse su questa casetta qui, impostare anche una vista prospettica e realizzare l'esploso di questa, ma non è quello che voglio fare. Quindi ritorno sulla mia vista ortogonale, come detto imposto l'orientamento. In alternativa, per evitare che di volta in volta durante la lavorazione perda l'orientamento, potrei anche bloccare la vista, l'orientamento di questa vista, quindi salvare l'orientamento e bloccare la vista in modo da poter semplicemente spostare la vista e zoomare sul progetto senza poter navigare, quindi senza poterlo ruotare. A questo punto non devo fare altro che selezionare gli elementi costruttivi che voglio esplodere, quindi che voglio allontanare. Quindi partiamo dal tetto, legarmi nella scheda nel gruppo vista e selezionare il comando sposta elementi. A questo punto comparirà ragazzi, compariranno i tre assi x, y, z e non dovrò fare altro che digitare il valore secondo il quale voglio spostare poi l'elemento costruttivo. Digitarne il valore o semplicemente recarmi su uno degli assi, in questo caso quello z, il blu, e spostare l'elemento verso l'alto. Vedete, a un certo punto comparirà il valore che risulta dal mio spostamento manuale e una volta una volta stabilita la posizione dell'elemento costruttivo, potrò, tenendo selezionato il tetto in questo caso, inserire anche delle linee di percorso. Quindi selezionare sul percorso e dispormi sugli spigoli verso i quali e dai quali voglio far partire le linee di percorso e cliccarci una volta. Quindi procedo con l'esplosione degli altri elementi, quindi il muro di fondo. Vado a cliccare anche in questo caso su sposta elementi, slitto, sposto il muro indietro, clicco su percorso e inserisco anche in questo caso delle linee di percorso, delle linee di collegamento. Vedete, Revit riconosce anche lo spessore dei muri in questo modo qui. Lo stesso andrò a fare con questo muro qui, quindi vado a selezionare sposta elementi, mi dispongo in questo punto qui, percorso, e vado a realizzare le linee di percorso. Lo stesso andrò a fare per questi altri due elementi. Potete selezionare anche più elementi insieme, sposta elementi e vado a spostare questo muro qui in questa posizione. Vado a cliccare sul percorso e vado a realizzare le linee di collegamento. Ci sono un paio di errori, questo muro in realtà va associato al solaio, così come quest'altro muro. Perfetto. A questo punto ragazzi, se doveste avere sui vari elementi costruttivi elementi che in realtà volete, per esempio come questo VC e il lavabo, che volete restino all'interno dell'impronta della pianta, non dovete fare altro che selezionarli singolarmente e in questo caso effettuare l'operazione inversa sostanzialmente. Per esempio il muro è stato spostato di un valore di 11.6633, quindi vado a copiare con CTRL C questo valore, seleziono il VC o il lavabo, andrò a farlo anche per il lavabo, vado a dire a Revit di spostare l'elemento e inserisco sullo spostamento Y un valore negativo che ho copiato, il valore negativo che ho copiato prima del muro. Quindi il VC in questo caso slitterà nella sua posizione iniziale.
Lo stesso andrò a fare per il lavabo, quindi sposta elemento meno 11,663. A questo punto, ragazzi, supponiamo che vogliate riportare gli elementi nella posizione iniziale, perché magari non vi serve più esplodere quel determinato elemento costruttivo. Non dovete fare altro che selezionare l'elemento costruttivo e dire a Revit di reimpostare e quindi ripristinare la posizione iniziale in questo caso del muro. E Revit, vedete, toglierà, cancellerà anche le linee di collegamento che avevate realizzato. E adesso non dovrete fare altro che sostanzialmente esportare la vostra vista, quindi andare nella scheda file, potete esportarla o come immagine JPEG, oppure eventualmente potete esportare come PDF, se trovo un attimo, ecco qua, o come PDF o come immagine. Non dovete fare altro poi che importare eventualmente la vostra immagine o il vostro file PDF in un software per la post produzione. Io ho realizzato il mio esploso, quello che vedete in copertina con Photoshop, e modificarlo secondo le vostre esigenze. Ragazzi, un'ultima informazione: ovviamente i gruppi di spostamento che abbiamo realizzato sono presenti soltanto all'interno della vista duplicata esploso 3D, quindi se dovessi recarmi in un'altra vista, ad esempio una vista normalissima, vista 3D, questi elementi costruttivi si troveranno nelle loro posizioni originarie. Con questo video tutorial è tutto, ragazzi, spero l'abbiate trovato interessante. Vi prego di lasciare un like nel caso in cui fosse stato così e di scrivermi nei commenti nel caso in cui abbiate delle domande. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!